Salve, salve, oggi vediamo di fare un piccolo approfondimento su una delle feature che sono presenti sugli ultimi sensori dei mouse dal 3370 in poi, ovvero sia il Motion Sync. Come ci dice questo addetto di Endgame Gear, il Motion Sync sincronizza USB polling event, ovvero sia il polling rate, il refresh del mouse, ovvero sia ogni quanto invia i dati al computer, e sincronizza questo ogni millisecondo nel caso di 1000 Hz come questo, e dati del sensore. Il sensore va interpretato e visto come una piccola camera che registra un tot di frame per second, e siccome sono più alti del valore del polling rate è possibile avere più di due dati, come ci dice, per ogni refresh, per ogni invio. Come è in pratica avere due frame sovrapposti, il tearing, quando sul refresh del monitor infatti vengono visualizzati due frame e si vede quella classica riga a metà. Il motion sync fa sì che praticamente l'ultimo frame che praticamente non viene usato, quelli che non vengono usati vengono sincronizzati con l'invio a seconda del tempo di polling rate, e chiaramente come praticamente vengono scartati tutti quelli che non vengono decisi quali scartare, e vengono inviati però i dati precisi col polling rate. E in questo caso quindi si avrà un dato, un frame praticamente ogni millisecondo. Questo ci porta a ora ci divide la strada, ci porta a due considerazioni da fare. La prima è che chiaramente con Motion Sync viene da sé che aggiunge del lag, come ci dice l'addetto stesso, perché nonostante si possano avere più di due eventi, praticamente il polling rate rallenta l'invio di questi dati, la lettura di questi dati rallenta per ogni suo ciclo. Questo porta a un comportamento di una lettura più precisa, però aggiunge un filo di lag, ma si sta parlando di frazioni di millisecondo, cioè si sta parlando di un millisecondo, e i dati scartati sono scartati in frazioni di millisecondo. Questo per far capire come funziona il motion sync. E qui apro un'altra parentesi dove la strada si divide. Allora, e devo scusarmi perché io avevo spesso affermato che cosa ce ne facciamo di polling rate più alti di 1000 se noi abbiamo dei monitor al massimo, in questo caso sta uscendo ora a 500 Hz. Le due cose sono separate e sono anche diverse da quello che è il click latency, ovvero sia, se noi abbiamo un polling rate più alto, come per dire l'8000 Hz di Razer, viene da sé che col motion sync si abbia un dato inviato ogni quarto, praticamente 8 volte in più del 1000 Hz. Questo fa sì che arrivino con una precisione di dati maggiore al computer. Quindi le due cose sono distinte. Questo poi avvertirlo o no, si sta parlando di frazioni di millisecondo, per cui avvertirlo o no bisogna, qui insomma comincio a dire che veramente bisognerebbe essere forse Superman, però qualcuno
magari lo avverte, e qui solo un blind test ce lo potrebbe dire, perché a parole l'effetto placebo è sempre dietro l'angolo, per cui solo con un blind test magari uno può dirci se effettivamente, può darci davvero se si può avvertire o no la differenza. Comunque, questo per far capire dove sbagliavo anch'io, che effettivamente avere un poly rate più alto permette, con Motion Sync, permette di abbassare praticamente il tempo di invio dati e avere più dati che arrivano al computer. Questo a livello di specifiche. Poi, ripeto, quello che poi si avverte in game è tutto un altro discorso, perché poi subentra tutto un altro processo che è molto diverso, questo che dicevo, perché se il movimento, innanzitutto i frame registrati sono altissimi, sono tantissimi, però il movimento è immediato, ovvero sia come tu muovi il sensore registra, che è molto diverso dal click latency, perché nonostante l'invio e poly rate sia alto, subentrano altri processi nel mezzo, ovvero sia quello di innanzitutto premere, reazione umana, muovere il dito, arrivare al click, metterci il ritardo del click, e questo fa sì che i tempi siano molto più dilatati sul click. Infatti quando si calcola il click latency è solo il lag del sensore del click, non tutto il percorso che viene fatto dalla corsa dei tasti e tutto. Questo per far capire la differenza fra la lettura del sensore e il funzionamento e quello che è invece l'input lag dato dal click vero e proprio, dove mai si aggiunge il percorso da fare col dito, che magari su un click in un modo, su 2 click dove c'è da fare tanta corsa i tempi si dilatano molto, e tutto ciò che viene fatto sulla carta a livello specifico e hardware viene buttato al cesso da costruzioni insomma, evitiamo. Vabbè, non è questo l'argomento di oggi, l'argomento è sul motion sync, compreso cosa è, andiamo a vedere come poterlo verificare con un piccolo programmino che metterò nel link, che è il mouse tester, in questo caso la versione 1.5.3, e come viene utilizzato. Allora, questo programmino praticamente registra il movimento e ci dice la precisione dei count inviati. Allora, lo voglio far vedere con e senza motion sync per far capire. Devo ancora approfondire per bene, però ecco, il grafico già ci mostra quanto può influire averlo o no attivato. Poi ci sono tutti altri dati che, vabbè, ve li mostro, però sinceramente non ho ancora ben compreso, perché devo capirlo bene e non ci sono molte informazioni a riguardo, per cui mi devo ancora documentare per bene. Però ecco, per far capire come sia il funzionamento motion sync ci può bastare in questo momento. Poi vabbè, tanto lo potete vedere anche da voi, è molto interessante. Allora, iniziamo a registrare dei dati. Premiamo il tasto Collect, press and hold the left mouse button, move the mouse and release the left mouse button. Ok, iniziamo, facciamo innanzitutto un movimento più lento e poi andiamo un pochino più veloce fino a accelerare del tutto, e vediamo come si comporta. Allora, in questo caso ha smesso di registrare quando rilascio il dito, e su plot, allora, questi sono intanto la registrazione di tutti i movimenti. Qui vediamo i millisecondi, vabbè, togliamo lo start point e eliminiamo, andiamo fino da un quinto di millisecondo, andiamo fino a 5 secondi, così da avere i tempi, una tempistica un pochino più dilatata. Qui ho il motion sync attivo. Nel programmino chiaramente impostate il numero di CPI, count per inch e non dot per inch come scrivono e come sostengono tanti, che è sbagliato. Comunque
mettete chiaramente quanti ne avete, e la misurazione non è così semplice, per cui mettetelo proprio manualmente. Io sono sempre a 800, per cui ho messo 800. Qui ci dà il percorso fatto e tutti i dati. Allora, quello che a noi interessa è x e y count verso time. Allora, il tempo è quello che abbiamo scelto, ovvero sia siamo diciamo da 1000 a 5000, quindi sono 4 secondi di lettura dati. Come vedete, il conteggio dei count, eccoli qui. Noi abbiamo tutta questa serie di dati che vengono registrati, che sono molto, qui siamo veramente sui, come vedete ogni millisecondo viene registrato un dato e sono abbastanza precisi, questo per darvi l'idea di come sia. Allora, senza cancellare, io vado a togliere, fortunatamente il XM8 si può, che non me l'ha tolto, scusatemi, l'ho fatto con la combinazione di tasti perché non ha software. Ecco, in questo caso io sono senza motion sync e in mano posso dire che non ho idea se sia attivo o no, però andiamo a fare il solito discorso di prima. Description, allora, no motion, così per non sbagliarsi. Collect, andiamo a fare come prima, cercando di andando ad accelerare, e poi scartiamo i dati. Più o meno siamo lì. 1000, 5000. Questo programmino è molto carino. Ecco, come vediamo qui il grafico ci dice che la discrepanza fra ciò che abbiamo e i count è assai diversa. Non è così malvagio, perché questo è un grandissimo sensore. Se magari vi capita di provarlo con altri mouse, magari più antichi, che non hanno il motion sync, vedrete che non è così, che i pallini non seguono la linea ondulata che abbiamo, e il blu è per il movimento orizzontale, il rosso è per i movimenti verticali. Vedete, spesso si discostano dalla linea molto più di quanto non fossero col motion sync. E non è malvagissimo, però vedete che ci sono dei picchi che vanno ben lontani, a differenza del motion sync. Vedete come è molto più lineare, molto più affidabile il movimento e il registro e la registrazione dei dati. Poi va bene, questo programmino è veramente carino, perché questo è l'update time. Come vedete, ci sono alcune volte ci sono dei punti dove l'update è molto più ritardato e dove si va quasi vicino allo zero. Chiaramente non è, insomma, la precisione non è la perfezione, ancora non ci siamo. Frequenza, come ci sono picchi di frequenza oltre il millisecondo, i millihertz che abbiamo chiaramente impostato, e vedete velocità. Quindi praticamente questo teoricamente dovrebbe essere, se ci sono punti di accelerazione, però questo qui ve lo lascio, così magari si può anche cercare di fare una discussione al riguardo di questo programmino, che
per cercare di capirlo per bene. E questi sono invece tutto il movimento sommario del movimento orizzontale e verticale. Come vedete, se fossero state cerchi perfetti, sarebbero state praticamente in sincronia le due onde. Allora, io questo era per farvi capire come funziona e cosa sia il motion sync. Poi piano piano lo approfondirò, e questo articolino lo posto a sé, però insomma lo linko anche nella recensione dell'M8, che è un grandissimo mouse. E per quanto riguarda gli altri con più Hz, quindi ho il Razer 8000K, ho il Corsair K-Tar con 2000 Hz e il Razer Pro Ultimate, l'ultimo Cold Angle wireless da 4000 Hz. Ecco, quello vedremo di fare un confronto diverso in un articolo dedicato al polling rate, però purtroppo non ho modo di poter calcolare l'input lag, per ossia quanto vada a incidere come input lag, perché purtroppo il monitor con lag analyzer, i driver Nvidia non supportano al momento nessuno di questi tre mouse. Spero lo possa fare in futuro, spero che Nvidia mi rilasci un LDAT modulo che registra ogni mouse presente sulla faccia della terra tramite USB. Ok, comunque questo è un altro discorso, che sarà l'altro approfondimento che farò sul polling rate. Per ora spero di avervi fatto capire come funziona e cosa significhi. Al lato pratico, secondo me, la differenza è veramente non intuibile in mano, però ecco, quello poi è un discorso personale e lascio a voi decidere. E come sempre, ripeto, in questi casi qui, senza un blind test, tutte le affermazioni lasciano un po' il tempo che trovano, perché ripeto, secondo me l'effetto placebo è molto molto probabile. Comunque, questo poi spetta a voi e alla vostra onestà, però più che onestà magari, sai, uno non si rende nemmeno conto, comunque ci può stare nulla. Per questo vi ringrazio intanto per avermi seguito, e mi raccomando, verificate con questo programmino, che è molto molto interessante e dà molte informazioni sul vostro device, sul vostro mouse. Vi ringrazio, alla prossima, ciao!